Ciao a tutti ragazzi e bentornati con il nostro nuovo appuntamento di Clanboxing. Ecco un nuovo acquisto che vi presenterò a breve, dettato ovviamente da questa situazione che continua a scassarci le scusate il francesismo. Come sapete tutti dovremmo stare chiusi in casa e ne approfitto per rinnovare l'appello che è stato fatto da politici, youtuber, VIP e tutti. Io resto a casa, nerdiamo a casa, restiamo a casa, stiamo a casa. Vediamo se questa situazione finisce il prima possibile, così possiamo tornare a uscire e fare quello che facevamo prima di tutto questo. Insomma, per eliminare la noia dalle nostre giornate, dalle mie in particolare, ho deciso di fare un nuovo acquisto e passiamo ovviamente allo spacchettamento, così vi faccio vedere subito cosa ho preso. Questa volta Amazon, come potete vedere, ha deciso di mandarmi una scatola che posso aprire con la linguetta, in questo modo evito di tagliarmi con i coltelli. Siete pronti? Lo so, sembra fatto apposta. Pandemic, il regno di Cthulhu. Pandemic, il regno di Cthulhu è un gioco cooperativo da 2 a 4 giocatori che fa parte della saga di Pandemic, in italiano ovviamente Pandemia, quella che conosciamo ormai tutti molto bene, o forse non tutti, visto che c'è chi ancora continua ad andare in giro, forse mi taglierò. Comunque Pandemic, abbiamo detto, fa parte della saga di Pandemic cooperativo, 2-4 giocatori, l'ho già detto, un gioco di Jaeger, e anche qui troviamo i grandi antichi e Cthulhu basati sui racconti di Lovecraft. Adesso vi faccio vedere subito, se riesco ad aprirlo, che cosa c'è dentro. Nel frattempo vi spiego un po' l'obiettivo del gioco. Fondamentalmente siete degli investigatori, un po' come nel Segno degli Antichi, solo che in questo gioco vi trovate in una città, Arkham, ma non dovrete stare ad Arkham come negli altri di Arkham Horror, appunto, o il Segno degli Antichi. In questo caso dovrete passare da una città all'altra. Ci sono 4 città che non so quali siano bene, c'è Innsmouth, se non ricordo male. Comunque ci sono 4 città e dovrete passare da una città all'altra e chiudere i portali. Ci sono in tutto, se non sbaglio, 4 portali, dovete chiuderli prima che appunto venga risvegliato il grande antico attraverso dei rituali che vengono messi in atto dai cultisti. E al risveglio ovviamente di Cthulhu la civiltà finirà e finisce anche la partita, ovviamente. Qualcos'altro dovevo dire? No? E prima di Cthulhu verranno fuori anche altri antichi, però questo viene fuori nel corso del gioco. Allora, comunque non si vede, lo tolgo. Allora, qui abbiamo un regolamento che comunque è una decina di pagine. Anche in questo caso ho visto un tutorial prima di fare l'acquisto e dovrebbe essere più semplice del Segno degli Antichi. Sembra anche spiegato molto bene, quindi magari questa volta non avrò particolari problemi a capire le dinamiche di gioco. Allora, qui ci sono i segnalini. Questi sono i segnalini di sanità, perché ogni giocatore e ogni personaggio più che altro avrà un tot di sanità. Una volta persa la sanità impazzirà. E questi sono invece i segnalini dei portali. Qua dentro.
Poi questa è la mappa della città, che si apre, come vedete è abbastanza grande. Non mi soffermo molto su questo perché sennò sforiamo proprio il tempo. Qui abbiamo gli antichi, questo è il primo, Yog-Sothoth, vabbè, non riuscirò mai a dirlo bene. E qui credo che siano le carte riassuntive. Queste sono le miniature dei personaggi, ne prendo una proprio per farvi capire. Questo è il mago, non so se riuscite a vederla bene, comunque mi sembrano anche abbastanza ben fatte. Diciamo che un po' sembra Zombicide a livello di un po' di dinamiche di gioco, e anche per queste come si chiamano, le statuine. E qua ci sono le carte, e carte che comprendono sia i personaggi, appunto, sono tipo 7, 6, il mago, l'occultista, la ricercatrice, mi sembra, non sono sicura sulla ricercatrice. E poi abbiamo il male rivelato, abbiamo le città, le reliquie, le evocazioni e altre carte. Poi il dado, che serve per la sanità, più che altro per toglierla, una sanità, 2, e invece questo per mettere 2 cultisti sul luogo, un luogo in particolare. E infine, anzi abbiamo ancora 2 cose. Abbiamo altri 2 tipi di statuine. Questi sono i famosi cultisti, quelli che stanno portando avanti i rituali per risvegliare Cthulhu. Anche qui ne abbiamo diversi. E un modo per finire la partita non è soltanto far risvegliare Cthulhu, ma anche finire questi. Automaticamente finiti questi finisce la partita. E lo stesso vale per questi. Questi sono gli Shoggoth e valgono tipo 3 azioni per ucciderli. E praticamente finiti questi, che sono 3, finisce la partita. Comunque non sto qui a spiegarvi le dinamiche di gioco, anche perché non le so benissimo nemmeno io, dovrò ancora applicarmici. E fatemi sapere in caso se volete qualche recensione delle partite o di qualcosa. Penso che per questo clanboxing sia tutto, quindi vi saluto e mi raccomando, io resto a casa, io nerdo a casa, e ci vediamo al prossimo clanboxing.